Da sempre la birra è stata considerata un prodotto popolare e accessibile a tutti. Tuttavia esistono alcune eccezioni a questo dato di fatto che fanno dubitare di questa affermazione, a causa del prezzo notevole a cui sono vendute. Questo perché sono realizzate con tecniche di lavorazione o ingredienti davvero singolari. Questi fattori inevitabilmente costringono il produttore a far lievitare, oltre che alla birra, visto che siamo in tema, anche i costi di produzione fino a raggiungere o addirittura superare i prezzi di bottiglie di champagne più pregiati. Ciao, sono Giulio Santani, il fondatore e il mastro birraio del birrificio La Foresta di Prato e nel video di oggi ho stilato per voi una classifica di queste spiegandovi anche come vengono prodotte. Ma prima di cominciare ci tenevo a ringraziarvi per il supporto che state dando al canale. In meno di un anno abbiamo superato i 400 iscritti e questo è stato per me un vero piccolo grande traguardo, visto che ho dedicato gran parte del mio tempo libero alla produzione dei miei contenuti, sia per passione riguardo la birra, sia per diffondere e trasmettere questa anche a voi che mi seguite. Perciò se ancora non lo avete fatto, non dimenticate di iscrivervi. Cominciamo dopo la sigla! Al 12° posto troviamo la Giga Beer con 89 euro al litro. Elon Musk non fa solo parlare di sé per la fabbricazione di auto elettriche e l'acquisto di social media, ma anche per aver prodotto una delle birre più costose attualmente in vendita sul mercato. Sto parlando della Tesla Giga Beer, che emula le forme del Cybertruck, nuovo mezzo attualmente in fase di produzione. Inoltre onora i 500 anni di tradizione della produzione di birra tedesca secondo i principi dell'Editto della Purezza. Si tratta di una birra Pilsner in edizione limitata, disponibile in un cofanetto da 3 bottiglie da 33 cl. Ogni bottiglia ha una custodia nera lucida con filigrana luminescente. Che sia solo una trovata di marketing o il sapore varrà il suo acquisto? Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. In 11ª posizione abbiamo la Tutankhamon Ale con un prezzo di $75. Introdotta nel Regno Unito nel 1996, la Tutankhamon Ale è la riproduzione di un'antica birra egiziana, la cui storia risale alla cucina segreta della regina Nefertiti. Nascosta nel Tempio del Sole, è arrivata fino a noi grazie a un team di archeologi dell'Università di Cambridge che ha scoperto i resti degli ingredienti per riprodurre l'antica ricetta. Dalla collaborazione tra le birrerie scozzesi di Newcastle è nata questa birra da 6 gradi, venduta al prezzo di $75 per mezzo litro. Al 10° posto troviamo la Brewdog's Sink the Bismarck con un prezzo di $107 per un 33 cl. Per chi già conosce questo birrificio saprà sicuramente che da sempre si sono distinti per la realizzazione di birre innovative e molto singolari, proprio come questa loro IPA chiamata Sink the Bismarck, ideata in risposta al brand tedesco Schwarzbrau, scusate la pronuncia, nella corsa alla realizzazione della birra più alcolica al mondo. È prodotta con la tecnica della crioconcentrazione. Questo processo consiste nel far concentrare un alimento liquido, in questo caso la birra, attraverso il congelamento di parte dell'acqua di cui è costituita, con la successiva separazione del ghiaccio dalla massa stessa. Ne deriva una birra con un grado alcolico molto più elevato. Pensate che questo procedimento viene ripetuto per ben 4 volte, attribuendo così il soprannome a questa birra come IPA alla quarta, anche perché è 4 volte più amara e contiene 4 volte più luppolo di una birra tradizionale. La sua gradazione? Ben 41 gradi alcolici e il suo prezzo da noi ammonta a 115 euro per un 37,5 centilitri. La 9ª posizione se la aggiudica la Sapporo Space Barley con $110. Questa birra, spaziale in tutti i sensi, è stata prodotta con l'orzo coltivato a bordo di una stazione spaziale internazionale. Il suo prezzo salato però non è dovuto soltanto a questo fattore, infatti in Giappone si è deciso di metterla in vendita tramite un sistema di lotteria, accessibile solo ai cittadini giapponesi. In questo modo si è reso ancora più difficile mettere le mani sopra questa birra extraterrestre, dal prezzo modico di ben $110 per un semplice 33 cl. All'8° posto troviamo Utopias di Samuel Adams a ben $199. Si tratta di una birra in edizione speciale che viene rilasciata sul mercato ogni 2 anni. Ha una gradazione alcolica del 28% e il prezzo è di $199 a bottiglia. La gradazione alcolica, pari a quasi 5 volte quella di una birra tradizionale, è così alta che è illegale venderla in 15 stati del mondo, in quanto non può essere legalmente classificata come birra. Viene prodotta mescolando più lotti, alcuni dei quali sono invecchiati per ben 24 anni, e si utilizza un ceppo di lievito segreto che il birrificio chiama lievito ninja. Il sapore ovviamente è più simile a quello di un cognac più che una birra. Voi cosa ne pensate di tanta alcolicità? Vi fa un po' strano definirle ugualmente birre? Fatemelo sapere nei commenti. L'avevo citata qualche birra fa ed eccola al 7° posto la Schwarzbock 57 del birrificio Schwarzbrau, al modico prezzo di $275 per un 33 centilitri. Se le birre precedenti vi sono sembrate troppo alcoliche, adesso arriviamo a ben 57 gradi, raggiungendo quasi il massimo mai creato.
Il birrificio ne ha prodotte solo 36 bottiglie e gli assaggiatori hanno rivelato che possiede un sapore affumicato e di nocciola, con sentori ricordanti l'uvetta. Questa Icebox, una volta prodotta, viene congelata, per poi recuperarla sotto forma liquida in modo che sia più carica di zuccheri e alcol. Al sesto posto troviamo la Carlsberg Jacobsen Vintage, a soli $400. Questa birra, definita un vino d'orzo, viene fatta maturare in botti di rovere svedese e francese per 6 mesi. Ricorda aromi di vaniglia e cacao. È stata creata dal famosissimo birrificio danese Carlsberg per sfidare il mercato del vino di lusso. Ne sono state prodotte 600 bottiglie e ogni anno dal 2008 al 2010, con una gradazione più contenuta delle precedenti, vanta però di 10,5 gradi alcolici. Man mano che ci avviciniamo al podio troviamo al quinto posto i birrifici Decam e Tre Fontaine con la Millennium Gueuze 1998 al modico prezzo di $616. Fu introdotta nel 1998 in Belgio, in vista delle celebrazioni per accogliere il nuovo millennio. Questa birra è il frutto di una collaborazione tra il birrificio Decam e Tre Fontaine. Contiene il 7% di alcol e sebbene ne siano state prodotte solamente 8.000 esemplari, è ancora possibile trovarla ben conservata nelle migliori cantine di tutto il mondo. Ma se vorrete comprarla, occhio al prezzo, ammonta a circa $600 per una bottiglia da 75 cl. Con la birra chiamata The End of History si aggiudica la medaglia di legno del quarto posto il birrificio Brewdog, con $675 per un 33 cl. Torniamo a parlare di Brewdog perché la loro sfida a creare la birra più alcolica al mondo non si è fermata alla Sink de Bismarck, ma è proseguita con la The End of History, da ben 55 gradi alcolici. A mio parere di cattivissimo gusto la confezione. Pensate che le bottiglie erano contenute all'interno di scoiattoli ed ermellini imbalsamati. Per fortuna ne hanno fatte solamente 12. Saliamo sul podio con la birra Loeric 1998 del birrificio Cantillon, venduta a $2.583 per un 75 cl. Con la medaglia di bronzo i prezzi lievitano ulteriormente. La Loeric della brasseria Cantillon di Bruxelles è stata imbottigliata nel 1998 e successivamente rilasciata nel 2003 a causa del lunghissimo processo di rifermentazione che avviene all'interno della bottiglia. Si tratta della terza birra più costosa al mondo, proprio grazie a questo speciale processo di lavorazione. Contiene solo il 5% di alcol, ma una bottiglia da 75 cl è stata venduta all'asta per ben $2.583. Medaglia d'argento per l'Antarctic Nail Ale, con $1.815. Certe birre, come gli amori, fanno immensi giri e poi ritornano. In questo caso è l'acqua impiegata per produrla a fare dei grandi giri. Infatti questa viene estratta dal ghiaccio di un iceberg in Antartide, lo si scioglie in Tasmania e poi viene mandato a Perth, in Australia, per la produzione di questa birra. Pensate che ne hanno prodotte solamente 30 bottiglie e il 100% del ricavato è andato devoluto in beneficenza alla Sea Shepherd Conservation Society, l'organizzazione antibracconaggio per la salvaguardia degli ecosistemi marini. All'asta è stata venduta per solamente $1.815. Signore e signori, siamo giunti al primo posto di questa classifica. Si aggiudica il titolo di birra più costosa al mondo la Alsop Arctic Ale, con ben $503.300. Stiamo parlando di una bottiglia di oltre 140 anni, appartenuta alla spedizione artica del 1875 guidata da Sir George Nares. Una cassa di bottiglie è stata trovata in un garage nello Shropshire in Inghilterra. Nel 2007 una bottiglia è stata venduta all'asta all'incredibile prezzo di $503.300 ed è ancora chiusa e sigillata. Cari birrai, la nostra classifica si conclude così. Voi cosa ne pensate di queste birre? Sono giustificabili i prezzi o sono solo soldi sprecati? Sono curioso di conoscere i vostri punti di vista, perciò non dimenticate di scriverli sotto nei commenti. Vi aspetto al prossimo video!